Ciao ragazzi, ed eccoci qua con questo tutorial su OnResp. Me l'avete chiesto in tanti e quindi eccoci qua. Allora, ricordo che OnResp, oltre a simulare l'eventuale diciamo tromba in bassa frequenza e in alta frequenza, può simulare anche altri carichi che possiamo vedere in seguito, ma ce ne sono tantissimi per quanto riguarda gli altri carichi. Se serve lo facciamo, mi fate sapere e possiamo senz'altro voler approfondire, ma era, diciamo, si sentiva la mancanza di un simulatore per le fatidiche TL trasmesse online. In verità ce ne sono pochissimi e soprattutto non ce ne sono gratis. OnResp è gratis. Vi lascerò un link per il download dove scaricarlo. Vi raccomando di usare una cartella locale, perché ho visto per quanto riguarda quelli in rete ha dato qualche problemino, a volte non si avviava, ok? Quindi tutto in locale, create una cartella, posizionate l'eseguibile all'interno, avviate l'installazione e mettete come diciamo destinazione dell'installazione la cartella stessa. Andate nella cartella e cercate questo simboletto qua, vedete? Quello è il file di applicazione di avvio. Cliccate e partirà con questa schermata. Ovviamente è caricato un drive di default, se no diversamente andrebbe in errore, e da questa schermata si inizierà a inserire i dati sia del driver e sia quelli di base per quanto riguarda la nostra TL. Faccio presente che attraverso l'help si può partire con una simulazione attraverso questa guida, ok? Che ci chiederà tutte le scelte, tutto ciò che è necessario per la simulazione diciamo desiderata, ma visto che per quanto riguarda un TL i parametri da inserire sono veramente pochissimi, e ne approfitto per ribadire, ricordarle per chi fosse un pochino digiuno o quantomeno voglio dire non li conosca per nulla, visto che semmai potrebbe essere la prima volta che si accinge insomma a fare questa simulazione, ok? Benissimo, per iniziare a inserire i dati sia per quanto riguarda il driver che per quanto riguarda la linea, bisogna schiacciare questo tastino qua, vedete? Aggiungi ADD, ok? Nelle note possiamo nominare il driver o il progetto. In questo caso ho scelto di usare l'HSG 200.2.2 di Chare, quindi al limite useremo proprio il nome di questo driver, ok? HSG 200.2.2, ok? Lo salviamo e poi sarà più facile richiamarlo poi, ok? Andiamo a inserire manualmente i parametri, partiamo subito con diciamo il fattore di direttività, doppio clic, con il cursore si può scegliere con quale angolo voglio lavorare. Di norma è nel semispazio per quanto riguarda la simulazione, ma ovviamente potremmo simulare il nostro diciamo la nostra TL o subwoofer disposto in un angolo e quindi si potrà scegliere diciamo la condizione reale dove andrà poi posizionato il nostro diciamo subwoofer. Ricordo che la TL è maggiormente indicata per sezioni basse, ok? Per vari motivi che poi al limite vedremo in seguito. Comunque scegliamo il semispazio, ok? Sulla EG sta a indicare la tensione di uscita dell'amplificatore che è pari a 2,83 volts, che su 8 ohm è circa 1 watt, ok? La resistenza interna dell'amplificatore non ci interessa, cambia poco nulla. Tutti questi altri parametri di grigetto riguardano altri tipi di carico e altre condizioni che a noi in questo momento non ci interessano e quindi non ce ne occuperemo. Allora, i parametri base per una TL quali sono?
sono fondamentalmente due: la lunghezza, che dipende a quando accordiamo la linea, ok? E la posizione del driver sulla linea stessa. Allora, per quanto riguarda la sezione, nella fattispecie S1 e S2, riguarda se vogliamo lavorare su un solo segmento, quindi S1 e S2 corrispondendo a bocca e gola. Se invece vogliamo utilizzare più segmenti, e ne sono 4, nel nostro caso lavoreremo su 2 segmenti per poter operare indistintamente sull'uno e sull'altro, per quanto riguarda il fonoassorbente, che poi vedremo in seguito. Quindi sceglieremo 2 segmenti, visto che per quanto riguarda l'ATL normalissima non prevede un condotto di espansione sia né negativo né positivo, sarà tutto uguale. Dobbiamo impostare come l'area di bocca e di gola uguale, e quindi anche le aree intermedie. Quindi tutti questi valori S2, S3, S2, S3, S1 ovviamente, pardon, saranno uguali, e dovrà essere uguale o maggiore dell'SD dell'altoparlante utilizzato, che nel nostro caso l'SD è di 219 cm, ok? Visto che dove sarà posizionato, voglio dire, non potrà essere una base circolare, ma sicuramente un parallelepipedo, possiamo prevedere, diciamo, quello più piccolo, che sarà un quadrato avente lato il diametro, quindi un diametro corrisponde a un lato, quindi il quadrato è un lato al quadrato, quindi dobbiamo calcolare l'area di un quadrato avente lato il diametro, ok? Prendiamo la nostra calcolatrice, cancelliamo, partiamo direttamente in centimetri, che c'è più semplice: 22,4 al quadrato 500. Quindi tutte queste sezioni avranno una superficie di 500, tutte uguali. Questa voce, questo campo, pardon, ci chiede la lunghezza di questo segmento. Siccome abbiamo detto che il drive sarà posizionato a un terzo della linea, quindi prendiamo di nuovo la nostra calcolatrice, dobbiamo vedere e sapere a quanto accordare innanzitutto, ok? Prima che mi dimentico, mettiamo qua 500, è tutto uguale, ok? Benissimo. Allora la nostra FS è di 38, accordiamo a 40. La lunghezza d'onda a 40 si calcola con il rapporto di 344, che è la velocità del suono, diviso la frequenza, che è 40, uguale la lunghezza d'onda a 40 Hz è di 8 metri e 6. Noi dobbiamo accordare al quarto d'onda, quindi diviso 4, la nostra linea sarà lunga 215. Visto che dovrà essere posizionata a un terzo, diviso 3, 71 centimetri, ok? L'altro segmento o tratto sarà la differenza, meno 2,15, 143. Ok, e abbiamo posizionato anche il nostro driver. Ora dobbiamo inserire i parametri TL small del nostro altoparlante. Come? Doppio clic su SD, si apre questa finestra con tutti i campi riferiti ai parametri TL small, e sono 219 all'SD, 3,1 per la RE, 38 per la FS, 19 per il basso ABS, punto 33 per il QS, QMS 4,8, L1 e 4, sì, potenza 3,50, Xmax 7 e 5. Confermiamo, ha ricalcolato il QTS che dice 0,31, sì, perfetto, ok.
Allora, ricalcolato anche altro, verifichiamo il BL 118, 11 no, perfetto, ok, tutte le altre non ci interessano. Questi campi si riferiscono a un'eventuale camera aggiuntivo o di compensazione che non è prevista nell'ATL, nella nostra, nella fattispecie, tutto a zero, ok, perfetto. Dobbiamo chiedere che ci venga, diciamo, esposto anche l'offset nella, diciamo, nello schema, ok? Quindi doppio clicco di, eccolo qua, offset driver. A questo punto possiamo andare a inserire tutti gli altri parametri del sistema, ok? Come si fa? Attraverso Tools, Loudspeaker Wizard, ci chiede se visualizzare la risonanza non ci interessa, quindi può mascherare, sì, ed ecco qua la nostra linea, la nostra bellissima TL, e in effetti le sezioni sono tutte da 500 come impostato, la lunghezza una da 71, segmento primo tratto, e l'altro di 143, tutto uguale, ok? E ora attraverso questa maschera o finestra che dir si voglia, noi possiamo modificare sia i parametri che abbiamo impostato inizialmente, ovvero questi, ma possiamo aggiungere anche degli altri. E quali sono? È il fonoassorbente, che è un fattore importantissimo in ATL. Conoscere la quantità e dove posizionare è determinante. Quindi andiamo subito su questa voce, su questa linguetta, e andiamo a selezionare feeling qua. Nota, ORNRESP prevede come fonoassorbente uno ad alta e media densità, come quello può essere quella poliestere, ok? O cascame, non certamente una bassa densità come potrebbe essere un pugnato o cose simili, no, insomma abbastanza denso, ok? Se no è poco efficace in bassa frequenza, come insomma dovreste già sapere. Benissimo, come dicevo, no, non dicevo, sto dicendo adesso, pardon. Allora, attraverso questi cursori possiamo aggiungere sì il fonoassorbente. Vedete? Si scurisce sempre più, vuol dire che ne sto aggiungendo, e ci dice anche la quantità come peso, vedete? E anche lo spazio occupato. Il cursore sotto ci dice che il fonoassorbente è su tutto il segmento, su tutti i 71 cm, e difatti così è. Se mi sposto verso sinistra, anche il fonoassorbente sarà posizionato più verso sinistra. Se vado verso destra, sarà posizionato più verso destra. Dicasi lo stesso per l'altro segmento, quantità, inizierà a scurirsi, vedete? E la posizione, più verso sinistra, più verso destra. In funzione del fonoassorbente come quantità e posizione possiamo avere le varie risposte, che sono, togliamo la memoria, la nostra potenza acustica, impedenza, escursione, fase, ritardo, potenza applicata al driver, velocità dell'aria. Ok? Andiamo sulla nostra potenza. Possiamo, come dicevo, andare a modificare anche la lunghezza della linea o dei segmenti. Andiamo sulle sezioni, ok? Non solo la lunghezza ma anche l'area, quindi diciamo l'uscita, la bocca e la gola dell'ATL, ok? Ma andiamo a vedere come influisce la lunghezza. Primo segmento, secondo segmento,
sotto ci indica come varia la lunghezza totale, ovviamente, ok? E dicevo l'area di bocca o l'area di gola. Ah, no, questo è la 2, pardon. Ecco qua, vedete? Questi sono tutti i parametri che si possono modificare a piacere. Ovviamente, ogni qualvolta andiamo a modificare lunghezza, fonoassorbente e qualsivoglia altra cosa, possiamo andare a controllare sulla curva di impedenza se ci sono irregolarità che stanno a indicare che c'è qualche risonanza all'interno, qualche diciamo stazionaria che può influenzare, ok? Lo possiamo vedere subito, ad esempio se andiamo sul fonoassorbente, se ecco qua, vedete come si presenta una stazionaria, eccola qua, aumento la quantità e si toglie, quindi avete sotto mano tutto quello che può interessare a una sana simulazione. Per quanto riguarda l'ATL non credo ci sia altro da aggiungere, ok? Avete tutte le informazioni per poter operare, per simulare, per fare esperienza e quant'altro. Potete salvare sia il driver sia la simulazione. Il driver si può diciamo richiamare nel database una volta che l'abbiamo salvato. Quando non c'è la possibilità di salvare direttamente, ma all'uscita ve lo chiederà, potete salvare la simulazione e quindi potrà essere richiamata poi. Ok? Dicevo, per quanto riguarda l'ATL, come informazione importante non ce ne sono, vi dicevo è abbastanza semplice, mancava uno strumento adatto per questa simulazione e OnResp lo è, quindi spero di aver fatto cosa gradita. Consiglio come sempre per chi fosse interessato a tale argomento di iscriversi al canale, non vi costa assolutamente nulla, fate eventualmente cosa gradita a me. Se il video vi è piaciuto, e lo spero tanto, mettete un mi piace per darmene atto. Ci sentiamo per la prossima, ciao!